Eccoci qui ragazzi, ho aspettato un attimo le notizie di questa giornata. Abbiamo il quarto difensore, Nathan Bernardo De Sousa, ovviamente l'avrete letto tutti quanti, difensore del Bragantino, Red Bull, Serie A brasiliana. Colpo inaspettato per quanto mi riguarda, perché comunque dopo tutti i nomi che abbiamo letto, i 30, 40, 50 nomi che ci sono stati, si sono susseguiti per tutto questo mese di calciomercato, arriva il profilo scommessa, perché di scommessa si deve parlare, anche se il profilo del difensore mi piace e non è tanto lontano poi dai calciatori che sono stati sondati e dai nomi che abbiamo visto ed abbiamo analizzato qui sul canale. Ne parliamo un attimo in questo video ragazzi, vi dico la mia, fatemi sapere come sempre la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, sempre Forza Napoli, prima di tutto. Allora, difensore del Bragantino che milita al sesto posto nella Serie A brasiliana, però è un sesto posto fittizio perché siamo con una classifica cortissima, 17 giornate giocate, perché sappiamo che comunque in Brasile il campionato è già nel vivo. Sono sesti per differenza reti, però a livello di punteggio siamo a 3 punti dalla seconda, che è il Flamenco, difensore che comunque di scuola flamenco, piede sinistro, ottima tecnica e ho letto qualche statistica e ho visto qualche video. Non è per niente lontano dai profili che sono stati esaminati come Kilman, come Danzo, lo stesso Itakura o Itakura che se ne parlava tempo fa. Difensore pulito negli interventi, difensore con un discreto sinistro soprattutto nei lanci lunghi e nei cambi di gioco. Profilo che non mi dispiace, però è una scommessa che deve essere vinta. Io mi auguro di vincere questa scommessa. La domanda che mi faccio è: sarà lui il centrale che si affiancherà a Rachmani o andrà a colmare il numero dei 4 difensori aspettando un po' che si ambienti e diventi poi una delle colonne portanti della difesa? Non lo so. C'è da dire però che prendiamo un difensore che a livello fisico è già, cioè è già in ottima preparazione. Il campionato brasiliano, se non sbaglio, sono state giocate oltre le 15 giornate. Adesso non ho i numeri alla mano, ma mi sembra che eravamo alla 16ª giornata, se non erro. Comunque è una squadra tipo, vogliamo paragonare campionato brasiliano e italiano, tipo un Atalanta, un sesto posto italiano. E quindi non è sicuramente l'ultimo arrivato. Indiscrezioni dal Brasile, è il miglior difensore under 23 brasiliano. Sembra un grandissimo colpo, si parla di un colpo sulla base di 10 milioni, quindi un colpo poco oneroso, ed è perciò che mi rifaccio al fatto che si può trattare di una scommessa che però deve essere vinta, perché non possiamo assolutamente poi andare incontro alle voci che già si stanno comunque facendo avanti. Hai preso i soldi della clausola di Kim, non hai investito tutti i soldi, è sempre la stessa storia, eccetera, eccetera. Io sposo questa politica soprattutto in base al fatto dello scouting di mercato che si è fatto, e se è vero che ci sono state comunque queste trattative passate, Itakura, Kilman, Danzo, lo stesso Greco, eccetera, eccetera, poi se non si è raggiunti, se non si è giunti ad un accordo con tutte queste trattative, un motivo ci sarà, vuoi un motivo economico, vuoi la volontà del calciatore, vuoi che forse il rapporto soldi spesi e qualità del calciatore non erano nei parametri del Napoli o non convincevano appunto la società Napoli. D'accordissimo con la scelta, anche perché vi invito ragazzi ad andarvi a vedere gli highlights e le giocate di questo ragazzo che comunque a 22 anni è un classe 2001, profilo che in prospettiva
potrebbe fruttare assolutamente una plusvalenza, quindi rientriamo nel calciomercato del Napoli e nella gestione De Laurentiis, che finora ha pagato e non vedo perché non debba pagare anche per l'acquisto di questo difensore. Poi se vogliamo attaccarci al fatto che hai preso i 50, 60, 55, 53 che siano milioni della clausola di Kim e non li hai investiti tutti, puoi tranquillamente trovare difensori che non dico siano forti come Kim, perché ripeto e l'ho già detto in altri video, trovare un difensore come Kim al momento o prendi 80, 90, 100 milioni e li investi, altrimenti restano comunque scommesse. Quindi se proprio dobbiamo scommettere, meglio investirne 10 che 35 per prendere qualcuno che poi si può rivelare anche un mezzo flop. Quindi sono contentissimo per l'acquisto, anche perché eravamo arrivati proprio agli ultimi termini per completare la linea difensiva, almeno un paio di settimane di ambientamento a questo ragazzo gliele dobbiamo dare. Abbiamo Juan Jesus che comunque può dare una mano, Brasile, e poi ripeto, il campionato brasiliano è già cominciato da una vita, quindi a livello di preparazione atletica credo che sia già pronto, abbia già il minutaggio nelle gambe molto più dei compagni che sono a Castel di Sangro. Si parla che domani mattina dovrebbe arrivare in Italia per le visite mediche. Tanto di cappello a questa scelta e mi auguro che sia una scommessa già vinta in partenza, anche perché non siamo andati a prendere un difensore brasiliano in squadre che militano negli ultimi posti nel campionato, nella Serie A brasiliana. Abbiamo preso, almeno a quanto dicono anche i media brasiliani, che possono sicuramente spingere e tirare acqua ai loro mulini dicendo che comunque è il miglior under 23, però ragazzi, se guardiamo highlights e giocate, non ha niente di meno di Danzo. Forse Danzo avrà sicuramente più esperienza nel campionato europeo, non forse, sicuramente più esperienza in ambito europeo, più esperienza in Champions League, tutto quello che volete in coppe europee, però la Serie A brasiliana, e ve lo dice uno che di tanto in tanto qualche partita se la vede, non ha niente di semplice. Anzi, il campionato brasiliano è molto tirato e non viene mai quasi vinto, come per esempio è successo quest'anno o altre volte in Serie A, con la prima che comunque fa il vuoto e poi si giocano gli altri 3, 4, 5 posti d'Europa, altre squadre. È sempre tirato dalla prima alla sesta posizione, quindi bel colpo e sono contento alla fine per il difensore. Lo aspetteremo a Napoli. Benvenuto, carissimo Nathan, Bernardo, eccetera, eccetera, eccetera. Impareremo a chiamarlo ed impareremo anche a dargli, ovviamente, come abbiamo sempre fatto con tutti, il suo nomignolo. Lo aspettiamo a Napoli. Lunga vita a De Laurentiis, ragazzi, lunga vita allo scouting del Napoli, perché nessun acquisto del Napoli viene per caso. Questo è un dato certo. Nessun acquisto viene fatto a caso. Né tantomeno questo è stato un acquisto spinto dallo scadere del tempo, dallo scadere dei termini, eccetera, eccetera. Secondo me il Napoli ha virato su questo calciatore appunto perché stufo di dover far collimare da una parte l'aspetto economico, il volere del calciatore, là vengo, qua no, lo stesso sfottò che c'è stato. Io non ho fatto un video perché secondo me sorvolare su fatti del genere ed essere non curanti, parlo dello sfottò che c'è stato sul rinnovo di Danzo, il video che avrete visto tutti per quanto riguarda il Lens. Il Lens milita nella quarta fascia di Champions e se c'è una giustizia divina voglio beccare il Lens nel girone di Champions come quarta fascia e poi vedremo se Danzo riuscirà a danzare alla grande tra Osimhen, Kvaratskhelia, Lozano, Politano, eccetera, eccetera. Questa è la mia opinione, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, ci vediamo nel prossimo video e sempre Forza Napoli. Ciao!